Argomento del video di oggi: BMW S1000 XR 2024. Crossover sportiva strapotente e capace di viaggiare a medie supersoniche. Da quando è arrivata sul mercato la S1000 XR si è senza dubbio fatta molto notare. L'idea della motardona da turismo non è in effetti nuova, ma BMW l'ha applicata a modo suo, sfruttando la base della S1000R, a sua volta derivata dalla prepotente S1000RR. Per quella che possiamo considerare la terza generazione di BMW S1000 XR, a Monaco hanno lavorato di cesello. La base tecnica, devo dire, resta sostanzialmente invariata, conservando il cuore e l'ossatura, anche se il 4 cilindri in linea Screamer una piccola iniezione di potenza la riceve, quantificabile in 5 cavalli, ora sono 170 quelli annunciati da BMW, mentre la coppia resta confermata a 114 Nm. Telaio, ruote e sospensioni non cambiano rispetto all'edizione precedente, con la novità che dal 2024 anche la S1000 XR può montare le ruote in carbonio omologate per reggere pilota e passeggero e pieno carico, optional che si affianca alle ruote forgiate. Una delle novità più importanti, a mio parere, sta qui, nella sella, che è stata rialzata di 10 mm rispetto a prima. Ora siamo a 850 mm, ma ha una seduta completamente differente, è più lunga, più larga e offre quindi una migliore abitabilità. Vedremo poi se va bene. Esistono anche due selle optional, una più bassa e una più alta, e volendo esiste anche il kit di abbassamento delle sospensioni che porta l'altezza della sella della S1000 XR a soli 790 mm, praticamente diventa una custom. Altre cose? Dettagli: la piastra del manubrio ha un disegno differente, la parte posteriore è stata ridisegnata e il becco alla Angry Birds è ora verniciato in tinta con la carrozzeria. Tutto per un prezzo che parte da 19.950 euro, ma se volete i pacchetti Touring e Dynamic, di fatto quasi obbligatori, per avere la moto veramente completa, mettete sul piatto quasi 2.000 euro in più. E adesso andiamo a provarla. Ok, prova finita per oggi con la S1000 XR 2024, 150 km circa sugli Appennini, qua intorno a Varano de Melegari, strade peraltro molto belle per gli scenari, lo vedete anche alle mie spalle, un po' meno per l'asfalto perché non sono proprio tenute super bene, ma ci sono dei tratti veramente a posto, come per esempio il pezzo di Cisa che porta su verso appunto il passo della Cisa, che poi abbiamo lasciato per andare a fare un altro passo. Comunque banco di prova interessante per la S1000 XR perché c'è davvero di tutto, stretto, veloce, molto stretto, butterato per terra, insomma, oppure asfalto liscio, condizioni quindi diciamo complete. Non ci sono tante variazioni sulla XR 2024 rispetto al 2023. Io parto dall'ergonomia perché è la cosa che a me piace di più di questa moto, che trovo assolutamente perfetta per la triangolazione sella pedane manubrio, e BMW è andata a intervenire sull'unica incongruenza che questa moto aveva, che era proprio la conformazione della sella. La nuova sella ha uno schiumato molto migliore di quella precedente, ha soprattutto una conformazione molto migliore della precedente, quindi in sella adesso si sta bene. Non è una sella super lunga, tende anche un po' a spingerti in avanti, quindi ti incastra un pochino nella sua posizione, ma rispetto a prima il passo avanti è stato notevole, ci si riesce a spostare un po' meglio e soprattutto, essendo 10 mm più alta, ti dà una posizione più dominante sul manubrio, il che migliora ulteriormente la dinamica di guida della XR 2024, e non era semplice perché a livello di dinamica di guida questa moto veramente ha pochissimi rivali. Una moto con cui puoi farci veramente di tutto, da andare a smanettare e smanettare forte, a farti il viaggetto, magari non con il cupolino basso di questa versione, perché non è che protegge male, devo dire, però insomma la parte del casco ha due posizioni, come potete vedere, alta e bassa. Quella bassa ti lascia fuori praticamente tutto il casco, quella alta ti crea un filino, almeno per uno alto come me, crea un filino di turbolenze. Quindi c'è il cupolino, quello alto da turismo, se dovete viaggiare usate pure quello lì. Dinamica di guida, dicevo, in cui questa moto ha davvero ben pochi rivali. La cosa più impressionante del S1000 XR è che ti anestetizza. Tu riesci ad andare a passo veramente super veloce
e ti sembra sempre di andare piano, perché hai sempre il controllo della moto, sai sempre quello che sta facendo, la riesci sempre a mettere dove vuoi, insomma da questo punto di vista qui la S1000 XR veramente trova ben pochi rivali. Una gestione del gas del 4 cilindri davvero eccezionale sia in mappa road sia in mappa dynamic e una capacità di farti andare veloce davvero incredibile. L'assetto a me non è dispiaciuto, ho usato tanto l'assetto road perché con le strade rotte è meglio stare un po' più morbidi e il posteriore tende a essere un po' rimbalzante nell'assetto road. Ho messo il dynamic, sapete che il dynamic non è un assetto che a me piace, soprattutto quello delle BMW che è sempre molto abbastanza rigido, copia pochissimo, ma sulla XR devo dire che l'assetto dynamic l'ho trovato centrato anche su pezzi non perfetti. Ovviamente dove l'asfalto è perfetto niente da dire, sui pezzi non perfetti ovviamente la moto rimbalza un pochino ma non è fuori luogo, ecco, diciamo, per cui devo dire che mi sono piaciute entrambe le mappature che abbiamo utilizzato. Benissimo i freni, l'anteriore ha un bite molto aggressivo, questo è un tipico di BMW, a BMW piace così. Adoro il posteriore perché lo trovi sempre lì, sempre nel momento giusto, ha il giusto punto di pressione, ti rallenta quando serve, qui su queste curve un po' strette il posteriore si usa davvero tantissimo. Qualche ingresso di ABS forse un po' di troppo, diciamo, nel posteriore, magari staccando in discesa così, però niente di che. Parlo della parte posteriore perché l'anteriore funziona davvero molto bene. Il motore, cosa dire, ci sono 5 cavalli in più, la coppia è uguale, quindi non andiamo a cercare il pelo nell'uovo, a cercare grandi differenze perché non ne troveremo. La gestione del gas, l'ho già detto, è super precisa, motore che ti fa andare la terza, praticamente la marcia universale, fai qualsiasi cosa, riprendi da 1000 giri, non strappa, non vibra, ha una, diciamo, un basso medio regime super facile che la rende ovviamente molto utilizzabile ed è quello che un po' ti anestetizza. Poi quando arriva agli altri regimi invece diventa veramente cattivissimo e da questo punto di vista qua la S1000 XR è veramente la moto completa perché riesce a soddisfare la sportività di chi magari arriva dai semimanubri, vuole qualcosa di più comodo per andare a portare la signora a farsi un giro magari mettendo 2 borse, ma poi quando stacca tutto vuole tornare a smanettare e sentirsi ancora sportivo. Ecco, moto come questa sono quelle giuste per voi. Mi viene spesso chiesto ma magari ho una certa età, abbandono i semimanubri, cosa posso usare? Ecco, S1000 XR o le sue concorrenti sono secondo me le moto perfette perché fai dei viaggi transcontinentali delle velocità da TGV o da Frecciarossa, visto che siamo italiani, e poi però togli le borse e puoi andare a smanettare sui passi con un comfort che le naked o le sportive proprio si possono solo sognare. Ho provato la S1000 XR con 2 set di gomme differenti, Continental Sport Attack e Bridgestone S22, giusto per vedere come si comportava in modo diverso. Non c'è un giusto o un sbagliato, però cambiano un po' il carattere della moto. Mi spiego meglio, le S22 le conosciamo tutti, sono gomme super veloci, profili molto aggressivi, soprattutto l'anteriore, con quella tendenza un po' a cadere all'interno della curva, rendono questa moto iper maneggevole e non ne ha tanto bisogno perché questa nello specifico è quella col pacchetto OM, ha già anche i cerchi forgiati, quindi ha già una super velocità, però devo dire che rendono veramente la moto iper maneggevole, hanno un bel comfort, sulle buche che abbiamo trovato oggi avevano un kickback molto accettabile. Di contro hai quella sensazione un po' di avantreno che magari manca a un certo punto di impronta. Con le Sport Attack c'è meno velocità di esecuzione, quindi la moto resta comunque super maneggevole perché lo è super maneggevole, ma richiede un minimo di forza in più, un po' più di presenza di sterzo, quindi quando sei all'interno della curva senti meglio l'asfalto, senti meglio quello che succede sotto le gomme, un po' più di rigidezza di carcassa che ti rimanda un po' di asperità in più, quindi perde un filino di comfort. E detto questo, l'efficacia della S1000 XR, soprattutto ciclistica, non è in discussione in nessun momento, è una moto che veramente ti fa fare quello che vuoi, te la senti sempre in mano, ti senti sempre padrone della situazione con questa moto, e questo fa parte un po' di quella anestetizzazione che dicevo, ti porta forse a volte addirittura a un po' ad eccedere. Bisogna stare attenti, guardare il contachilometri perché con queste moto si va forte veramente in tempo zero. Vibrazioni, è stata rifatta un po' la parte superiore qui della piastra, devo dire che non è un motore che non vibra, agli alti regimi circa 8000 giri sulle pedane vibrazioni arrivano del 4 cilindri. Lato manubrio, che era un tema abbastanza sensibile, secondo me questa 2024, ne ho provate più di una, fa meglio delle precedenti. Più o meno questo è quello che
mi sono segnato sulla BMW che cambia la sella, insomma, che era la cosa, non so se questa sella è retrofittabile perché ha cambiato anche il codino rispetto a quella vecchia, quindi non so se è possibile metterla sulla 2023. Questa cosa qua dovrete chiedere al concessionario se siete interessati, ma credo che, essendo cambiato tutta la parte posteriore, questa cosa non sia possibile, però rimane una dinamica di guida secondo me eccezionale, un motore secondo me altrettanto eccezionale per la pastosità, per la facilità di guida che ha e per la potenza che riesce a esprimere agli alti regimi, quindi per la capacità di metterti in mano le prestazioni stupefacenti che ha questo tipo di 4 cilindri, e una ciclistica che assolutamente è ai vertici della categoria. Adesso la sella è anche un pochino più comoda, diciamo è la sella giusta, non so perché prima avessero sbagliata, adesso è la sella che ti aspetti su una moto come questa. Questo è più o meno tutto quello che mi sono segnato sulla nuova BMW S1000 XR 2024. Qua sotto nei commenti, se avete qualcosa da chiedermi, fatevi sotto, tanto io sono sempre qui, rispondiamo, sapete che almeno una volta alla settimana prendiamo in mano tutti i commenti della settimana e rispondiamo a tutti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, perché stiamo crescendo velocemente ma vogliamo che siate sempre di più. È tutto da Varano dei Melegari, noi ci vediamo al prossimo video. Piccolo contenuto aggiuntivo alla prova dell'S1000 XR 2024. Questa è la M1000 XR, come potete vedere, moto che abbiamo già provato su strada, l'ha provata Marco, abbiamo già pubblicato il video. Oggi come sorpresina, ma poi tanto sorpresa non è perché altrimenti non sarei venuto con la tuta, abbiamo fatto 4 turni a Varano con la M1000 XR. Situazione apparentemente fuori contesto per lei, ma diciamo fino a un certo punto, o meglio non così fuori contesto come si possa pensare, perché comunque resta una crossover alta di sella, alta di sospensioni, con escursioni generose, che però in pista può agire come una vera e propria fan bike. Intanto ci sono alcune differenze sostanziali tra lei e l'S1000 XR. Non è stato sufficiente a BMW montare il motore da 200 cavalli a fasatura variabile della M, ma sono cambiate tante cose, sono cambiate le sospensioni, che sulla S1000 XR sono le Dynamic ESA, qui sono le DDC, quindi quelle più sportive, quelle montate sulla S1000 RR e sulla M1000 R per esempio. Più corta l'escursione, 138 mm davanti e dietro, mentre sulla S1000 XR sono 150, manubri diverso non di larghezza ma di altezza e di posizionamento, che ti porta a caricare di più l'avantreno, le winglets ovviamente, la sella più alta che ti offre una posizione più sportiva per poter caricare di più l'avantreno. Tutto questo si traduce ovviamente in una moto complessivamente più sportiva, ma stiamo sempre comunque parlando di una crossover. Cosa vuole dire? In pista siamo in sella molto seduti, sia pur più caricati da 6000 XR, comunque rimaniamo molto seduti, le pedane sono buone perché si possono regolare in altezza, quindi per guadagnare luce a terra. Il tecnico di BMW, l'ingegnere, ci ha raccontato che hanno abbassato la moto quanto più possibile per comunque mantenere una luce a terra adeguata, per non andare a toccare troppo con le pedane, e in effetti oggi nei 4 turni che ho fatto ho toccato praticamente mai, toccato sì con lo slider dello stivale, ma questa moto richiede che ci si sposti tantissimo di sella, ci si frapponga tra lei e l'asfalto per non andare a piegare tanto e grattare pedane, pedaline, tutto quello che è. Io devo dire, muovendomi tanto, sono riuscito a guidare bene. Resta comunque una crossover. Cosa vuole dire? Se dovessi fare un paragone automobilistico, è come tra lei e la M1000R, è come entrare in pista con una Lamborghini o con una Dodge Hellcat. La potenza è simile, ma l'attitudine alla pista è ovviamente differente. Qui siamo, come ho detto, in alto, c'è tanto trasferimento di carico, la moto va assecondata e non forzata, bisogna aspettare che si stabilizzi, perché quando vai a frenare forte, quando vai a gradire molto la frenata, tende ad affondare velocemente, tende a scomporsi un po', anche se poi vai a regolare un po' l'assetto, resta sempre un po' questa caratteristica. I freni hanno un bite molto, molto aggressivo, però è meglio andarci piano, non forzare troppo la frenata all'inizio, piuttosto partire progressivi e affondare la frenata un pochino più avanti, in modo da evitare che la moto si scomponga.
È chiaro che c'è tanto peso, insomma è una moto che quando comincia a scomporsi devi aspettare che si rimetta in linea prima di buttarti in curva, quindi è meglio guidare rotondi. Non è la moto per fare il time attack, il record al Mugello, ma è una moto che se guidi a Varano per poterti divertire tra derapate, impennate e tutto quello che si può fare, risulta assolutamente molto divertente. Vi cito questo aneddoto perché secondo me è interessante. Ieri eravamo in visita alla Dallara, tra l'altro posto che vi consiglio di visitare perché è straordinario. L'ingegner Dallara, che è ancora in vita, 87 anni, e i suoi collaboratori ci hanno spiegato che quando è nata la Dallara stradale le richieste erano molto precise da parte dell'ingegner Dallara, che era una macchina che uscendo da qui da Varano potesse fare la Cisa facendoci divertire come un pazzo, magari in due, quindi portando anche il passeggero, andare giù ai Cinque Terre, farsi una bella mangiatina di focaccia, andare al Mugello, farsi i suoi giri di pista e poi tornare a casa e non essere nemmeno stanchi. Ecco, questa filosofia si applica perfettamente alla M1000XR. La posizione, per quanto più sportiva dell'S1000XR, è comunque comoda, confortevole, riesce a viaggiarsi per tanti chilometri, la sella, lo schiumato è giusto, è più alta rispetto a quella dell'S1000XR, quindi ti dà più carico sull'avantreno, ma quindi tocchi ancora meno bene a terra rispetto all'S1000XR, ti consente di portare il passeggero, certo non ci possono stare le borse, però forse neanche sulla Dallara stradale ci sta il bagagliaio, quindi da questo punto di vista qua siamo con una filosofia molto attinente. E poi se vuoi andare in pista a divertirti, riesci a divertirti e a girare anche sufficientemente veloci. Oggi avevamo le Bridgestone di serie, le R11 RS, niente male devo dire, nei limiti di una gomma sportiva stradale, si scaldano veloci, l'avantreno a me non fa impazzire, mi piacerebbe un avantreno che spinge un po' di più, però devo dire che abbiamo girato tutto il giorno senza nessun problema, le gomme sono qui, le potete vedere, nessun tipo di, non hanno strappato, non si sono consumate troppo, quindi rientra un po' nella filosofia della moto, no? Faccio il mio giro, arrivo a girare, tiro giù le pressioni, riparto il pomeriggio e torno a casa sempre con la stessa moto e non sono nemmeno stanco. E poi il motore, ragazzi, è veramente furioso, gestione del gas super perfetta, qui ci sono mappature più permissive rispetto a quelle dell'S1000XR, Respro 1, Respro 2, che consentono di andarsi a settare perfettamente anti-wheelie, controllo di trazione che si può modificare anche in corsa, e freno motore, per cui si fa un settaggio veramente fine, poi gestione del gas super perfetta e potenza quanta ne volete, forse anche di più. Ancora di più su strada concordo con quello che dice Marco, se l'S1000XR ha la capacità di anestetizzarti, di non farti percepire quando stai andando forte, questa con un motore che ha 30 cavalli in più, potete immaginare cosa possa fare. Ancora di più rispetto all'S1000XR, questa moto è in grado di soddisfare tutte le esigenze di quegli ex smanettoni carenati con i semimanubri che andando avanti con l'età, mi dispiace ragazzi, l'età passa per tutti, gli anni passano per tutti, per me per primo, cerca qualcosa di ugualmente sportivo, ugualmente prepotente, ma vuole anche avere qualcosa di più comodo e per portarsi dietro la fidanzata. Ecco, questa moto è perfettamente inquadrata in quel segmento. Ovviamente costa un sacco di soldi, è una M, c'è tanto carbonio, è molto pregiata, però mi sembra che l'hype che c'è stato intorno a questa moto sia stato davvero altissimo. Io qui in pista devo dire oggi mi sono divertito, devi assecondare la moto, quindi devi fare un po' quello che vuole lei e non quello che vuoi tu, non puoi forzarla a fare certe manovre come se tu fossi in sella non super sportiva, ma detto questo, se rientriamo nell'ambito del divertimento, 10 lode. Io chiuderei il video qui, è già stato fin troppo lungo, qua sotto nei commenti parliamo di tutto, M1000XR, S1000XR, quello che volete, noi ci vediamo poi al prossimo video e anzi iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo velocemente ma vogliamo crescere ancora di più. Alla prossima, ciao!